Messo. Messo. Mani mortacci. Bello questo. Sarà quella campana. Io ero ignorante. Bella la cucina. Siamo nel cuore di un piccolo paese del nord Italia, dove si erge una villa abbandonata, avvolta in un silenzio che sembra custodire il peso del tempo. Nel mondo urbex viene chiamata Villa dei Letti Verdi, e proseguendo capirete perché. Alcuni l'hanno chiamata anche Villa del Soldato, in base ai documenti trovati. Sì, perché qui viveva un ex militare, un soldato del 19° reggimento, della regia artigliera della campagna, che probabilmente aveva partecipato alla Grande Guerra. La vegetazione l'ha lentamente inghiottita, come una stretta morsa che non lascia scampo. Le mura, un tempo forti e riccamente decorate con affreschi quasi svaniti, sono ora corrose dalla muffa e dal muschio. Varcare la soglia di questa casa è come entrare in un'altra dimensione, dove ogni angolo è testimone di un passato lontano e misterioso. L'interno, impregnato di polvere e odori di decadenza, racconta una storia che non si può fermare, nemmeno quando sembra che tutto sia ormai finito. Al piano terra, tra vecchi oggetti abbandonati, una vecchia macchina da cucire, Pfaff, occupa un angolo polveroso. Questo è un modello risalente agli anni 10 del Novecento. Seppur logora, rimane una testimonianza di una vita fatta di gesti quotidiani e di creazioni manuali. Accanto alla macchina da cucire troviamo una vecchia bicicletta e una Bianchi degli anni 70, ma ormai la vernice che un tempo ne abbelliva il telaio è completamente consumata. Il sellino, ormai privo di copertura, è stato riparato con una busta di plastica che la natura ha inghiottito. Proseguendo si sale al secondo piano, dove la villa rivela il suo cuore più misterioso e dal quale ne trae il nome. In una stanza scarsamente illuminata, una specchiera, ormai avvolta da ragnatele e polvere, riflette debolmente la luce che filtra attraverso la finestra rotta, dalla quale entra prorompente l'edera che si poggia dal pavimento fin sopra il letto. Sulla specchiera poggia una giacca degli anni '80, ormai logora e irrigidita. La stoffa, un tempo morbida, si è indurita, come se fosse stata pietrificata. Ma la stanza ha ancora molto da svelare. Al centro di essa spicca un letto verde, un antico letto in ferro battuto, dipinto di un verde quasi surreale, ornato con scene di montagna. Un letto fuori posto, un oggetto che pare venire da un altro mondo, ma è uno splendore per chi lo guarda. La sua strana decorazione e la sua posizione insolita nella stanza aggiungono un velo di mistero, come se volesse raccontare una storia che non possiamo conoscere del tutto. A destra del letto, sopra un comò, insieme ad altri oggetti personali, un dettaglio intimo cattura la nostra attenzione. È una ciocca di capelli castano chiaro, raccolta in una forcina ormai arrugginita. Un piccolo gesto che sembra il pegno di un amore perduto, di una promessa non mantenuta. La ciocca ormai ingrigita dal tempo è l'ultimo ricordo di una vita che si è intrecciata con quella della casa, ma che ormai appartiene solo al passato. Le altre stanze, seppur più sobrie, non mancano di fascino. I mobili in legno massiccio, i bauli, le poltrone logorate raccontano una quotidianità che si è estinta, ma che persiste nei dettagli. Una vecchia cucina ormai ridotta a un cumulo di rovine sembra ancora emanare il calore dei pasti preparati, una testimonianza di una vita fatta di cose semplici ma piene di significato. E mentre la natura continua a reclamare la villa, avvolgendola con l'edera che si è insinuata ovunque, essa sembra quasi voler proteggerla, come se volesse custodire per sempre il ricordo di chi l'ha abitata. La villa è diventata un piccolo scrigno di memoria, dove ogni oggetto, ogni angolo, parla di un passato che non vuole essere dimenticato, di una vita che, pur silente, continua a raccontare la sua storia. Ogni dettaglio della villa, dalla bicicletta bianca alla giacca degli anni '80, dalla specchiera coperta di polvere alla ciocca di capelli, racconta una vita che ha amato, sofferto e sperato, ma che ora si trova imprigionata nel tempo e nel suo silenzio, eppure non ha mai smesso di vivere.
di una memoria che non può essere cancellata, nemmeno dalla ruggine o dalla polvere. Chiunque varchi la sua soglia non può fare a meno di sentire la sua storia, di percepire la sua presenza, come se il tempo si fosse fermato per permetterle di parlare ancora, ma solo a chi sa ascoltarla.